Oggi continuiamo a vedere la Olight Perun 3, che avevamo già visto in questo video dell'unboxing. Stavolta in modo più approfondito, con un focus particolare sulle modalità di funzionamento, la durata reale alle diverse potenze e le caratteristiche tecniche. Ripilogando, la Perun 3 è l'evoluzione della Perun 2, storica torcia frontale di Olight, che è già sul mercato da circa 3 anni. La Perun 3 si rinnova con un output di 3000 lumen, luce rossa, modalità SOS e sensore di prossimità, il che la rende il valido successore di una già bella torcia frontale, adatta alle escursioni o come luce da lavoro. Nella confezione abbiamo la torcia con una batteria a formato 21700 da 5000 mAh, una fascia frontale con anche la fascetta che va sopra la testa, un cordino da polso con il relativo uncino per l'inserimento, il caricabatterie magnetico proprietario di Olight e i manuali di sicurezza e di manutenzione. La torcia è molto rifinita, con un look aggressivo, infatti il corpo interamente lavorato a macchina e con le classiche spide della serie Perun. Mi colpiscono molto anche le profonde scanalature sulla testa per migliorare la dissipazione del calore alle modalità più performanti. La testa è squadrata e questo ne impedisce il rotolamento quando posizionata su un piano inclinato. Sempre parlando della testa, vediamo che l'interruttore cambia posizione rispetto al modello precedente. Infatti si posiziona sul lato, il che lo rende particolarmente adatto all'utilizzo quando è in modalità torcia frontale. Prima, per azionarlo, eravamo spesso costretti a far forza tra pollice e indice in questo modo, e se la modalità che andavamo ad attivare era una delle più potenti, rischiavamo di acciaccarci a causa della luce riflessa sul palmo della mano. In questo caso possiamo attivarla premendo tra pollice e indice in questo modo e il problema non si presenta. Come si vede, l'interruttore è anche leggermente rientrato rispetto al piano della torcia e questo ne evita gli azionamenti accidentali. Una volta accesa, sempre sull'interruttore sarà ben visibile un piccolo LED multicolore che ci darà un'indicazione dello stato della batteria, illuminandosi di verde sopra il 60%, arancione tra il 10 e il 60%, rosso tra il 5 e il 10% e rosso lampeggiante sotto il 5%. In caso di Moonlight, il LED è sempre spento finché non arriva sotto il 5%, in questo caso comincerà comunque a lampeggiare come nelle altre modalità. In questa nuova versione gli emettitori sono passati da 1 a 4, di cui 3 per la luce bianca, disposti a 120 gradi l'uno dall'altro, e quel piccolo puntino al centro rosso e il LED per la luce rossa. Questa piccola lunetta invece è il sensore di prossimità, con un funzionamento ancora diverso rispetto a quanto visto in precedenza e anche disattivabile in modo permanente in caso di necessità. Vediamo ora le dimensioni, così la possiamo comparare con altre torce che montano delle batterie 21700 e delle altre torce simili. La prima, a partire dalla sinistra, è l'Armitech C2 Pro Max, poi abbiamo la Seeker 4 Pro, la Perun 2 Mini, la Perun 3, la Baton 3 Pro Max e la Warrior 3S. Ora farò magicamente comparire anche tutti i pesi delle torce. La batteria si estrae rimuovendo il tappo di coda e come vediamo anche nel piccolo disegno all'interno è disposta con il polo positivo verso la coda, un po' al contrario di quanto ci aspetteremmo normalmente. La batteria di tipo proprietario è presente entrambi i poli sulla parte frontale. Ho visto alcuni video in cui, grazie a questa disposizione, a testa in giù della batteria, è possibile far funzionare la torcia anche con batterie comuni. Io ho provato ma non sono riuscito a far accendere neanche una volta. Se sapete come fare, fatemi sapere perché questa sarebbe una vera svolta nelle possibilità di utilizzo di questa torcia, che per quel che mi riguarda non potrà mai essere promossa torcia di emergenza a tutti gli effetti fintanto che non è garantita una seppur minima compatibilità con le altre batterie che non siano quella proprietaria. Ora che abbiamo tolto il tappo possiamo anche vedere che sul tappo di coda è presente una molla molto debole esterna per far contatto con la corona della batteria ed un cerchietto conduttore fisso per il polo positivo. Generalmente, nelle torce tattiche specialmente, si tende ad includere la batteria tra molle in modo che non possa dare colpi secchi in caso di caduta, quindi anche questo aspetto mi lascia un po' perplesso, ma avranno sicuramente fatto le loro valutazioni per raggiungere un impact rate di 1,5 metri come dichiarato. Giusto per confronto, per capire di cosa stiamo parlando, guardiamo la molla dell'Armitech Wizard C2 Pro Max, molla enorme. Anche in altri modelli come la Baton 3 Pro Max la batteria è sempre sospesa tra due molle, quindi non so perché l'abbiano voluta cambiare. Un'altra cosa che ho notato in relazione al tappo di coda, che avrei sempre voluto anche nei modelli precedenti delle torce Olight, è la possibilità di bloccarla meccanicamente. Questa non è una funzionalità che Olight sponsorizza o illustra nei manuali, ma ho notato che facendo mezzo giro al tappo di coda la torcia non si accende pur rimanendo sigillata dagli agenti atmosferici grazie al suo ring. Questa è una funzionalità presente in altre torce come appunto la Wizard C2 Pro Max, che a me piace veramente tantissimo. Lo so che ha il blocco elettronico, il sensore di luminosità, che la spegne se si accende in tasca o nello zaino eccetera eccetera eccetera, ma la sicurezza che mi dà avvitarla completamente, svitare un quarto di giro quando la metto in borsa è qualcosa di impagabile e in quel modo qualsiasi cosa succede sono sicuro che non si accende
accenderà mai, non consumerà batterie inutilmente e quindi potrà essere utilizzata come torcia di riserva, rimanendo sicuri che nulla andrà a inficiare la durata della batteria. Per quanto siano belli i blocchi elettronici, i blocchi meccanici per me sono insostituibili. Prossima cosa che vediamo è la fascia da testa, di cui ho già parlato nell'unboxing e quindi vediamo velocemente. La fascia è comodissima, traspirante ed elastica, con un piccolo gommino in silicone sulla parte anteriore che lencola letteralmente la nostra fronte. Dispone anche di una fascia superiore che è molto utile se si utilizzano caschi o se si vuole una maggiore comodità, visto anche il peso un po' ingombrante per una torcia da testa. Chi preferisce invece indossarla intorno al collo, quando in tenda o in un campo, sarà felice di sapere che la fascia è amovibile. Questo a differenza del modello precedente. Questi sono tutti piccoli dettagli che ne migliorano sicuramente la personalizzazione e l'usabilità. La clip della fascia da testa è in metallo e non dispone di sicure perché è talmente forte e tenace che è difficile immaginare che si possa svincolare, anche dopo gli strattoni più intensi. Questo però è anche uno svantaggio, infatti metallo su metallo tende a segnare le superfici di contatto con la torcia e questo mi lascia un po' perplesso. Avrei preferito una clip un po' meno tenace, magari di plastica e con un ring di sicurezza aggiuntivo, ma che non graffiasse la torcia. Infatti io ci tengo un po' alle torce, a tenerle in buono stato, e avere la sua fascia da testa che tende a graffiarla non mi lascia tranquillo nell'utilizzo giornaliero. Il peso è di 151 grammi senza fascia, che salgono a circa 200 grammi con una fascia, e questo la rende una torcia diciamo abbastanza pesante. Infatti per quanto mi riguarda tutte le torce sotto i 100 grammi io le considero leggere o leggerissime e tutto quanto sopra i 200 grammi lo considero veramente pesante e difficile da portare sulla testa per periodi prolungati. Qua siamo al limite, ma consideriamo che 73 grammi sono solo la batteria e che quindi mentre rimane non adatta per un uso sportivo dove le continue sollecitazioni dovute alla corsa potrebbero affaticare i muscoli del collo, potrebbe essere un compromesso ideale per chi prevede di usarla per escursioni tranquille e vuole una grande riserva di carica in un form factor robusto che garantisce di non dover cambiare le batterie per diversi giorni anche con un utilizzo intenso e senza avere la preoccupazione di portarsi batterie di riserva o di doverle cambiare in condizioni di umidità o ambienti sporchi. Altra cosa molto interessante del tappo di coda è che è una calamita molto potente e che ci permette di utilizzare la torcia sia in verticale che in orizzontale su qualsiasi superficie magnetica, come il cofano di una macchina in caso di per esempio una manutenzione improvvisa o un coltello piantato in un albero, ed è abbastanza forte da mantenerla saldamente ancorata anche in presenza di qualche scossone non troppo vigoroso però. Vediamo ora velocemente le modalità di funzionamento. Anche in questo caso quelli di Olight hanno voluto fare un po' gli stravaganti rispetto alla classica e bellissima interfaccia e speriamo senza rovinarla troppo. Se avete visto altri dei miei video o possedete un Olight, molte di queste modalità vi sembreranno familiari, ma state attenti perché ci sono delle grosse sorprese. Per entrare nella modalità di blocco da luce spenta, tengo premuto il pulsante fin tanto che non entra in Moonlight, aspetto un altro secondo e quando si spegne è in blocco. Qua vediamo il primo miglioramento. Se ora vado a premere il pulsante, invece che lampeggiare per indicarci il blocco, la torcia rimane accesa fin tanto che il pulsante è premuto e questo ci permette di segnalare, ad esempio un codice Morse o comunque ci aiuta intuitivamente a mantenere premuto il pulsante se il nostro obiettivo è rimuovere il blocco. Infatti se teniamo premuto vediamo un lampeggio e poi la luce tornerà in modalità Moonlight. Questa modalità, se la confrontiamo con la Baton 3 Pro Max che ho qua, vedremo che è super luminosa, infatti Olight dichiara 5 lumen per una durata totale di oltre 20 giorni. A mio parere è un po' troppo forte, infatti uso molto la Moonlight quando voglio la minima luce possibile per vedere al buio ma senza compromettere in alcun modo la visione notturna, oppure senza disturbare i compagni che magari stanno dormendo o stanno facendo altro. Questa diciamo che se la guardiamo direttamente ci dà un po' fastidio anche di giorno. Io avrei preferito una modalità Moonlight un pochino più tenue, magari intorno a un lumen come solitamente succede. Come al solito, una volta sbloccata la torcia, con un clic si accende e con un clic si spegne. Molto intuitiva. La torcia ha la memoria, quindi all'accensione si accenderà nell'ultima modalità utilizzata, Moonlight compresa, ma non ricorderà né il turbo né le modalità speciali. Una volta accesa la torcia, tenendo premuto l'interruttore, si ciclerà attraverso la modalità Low, Medium, High. Ci basterà rilasciarlo per selezionare la modalità desiderata. La torcia dispone anche di una modalità timer che può essere impostata da 3 o da 9 minuti e si attiva innanzitutto selezionando il livello di potenza desiderato. A questo punto faccio un rapido doppio clic mantenendo premuto il pulsante nel secondo clic. La torcia lampeggerà una volta se abbiamo impostato un timer da 3 minuti e 2 volte se abbiamo impostato un timer da 9 minuti. Si può passare dall'uno all'altro ripetendo l'operazione e per disattivarlo basterà spegnere ed accendere la torcia.
E fin qui sono tutte modalità già viste in precedenza nelle altre interfacce. Diciamo che la maggior parte delle Olight funziona proprio con questo stesso concetto. Ora passiamo a quelle più particolari. Il doppio clic genera due risultati diversi se fatta a torcia accesa o a torcia spenta. A partire da torcia spenta, il doppio clic attiverà sempre la luce rossa fissa, nella modalità più tenue, circa 15 lumen, con una durata prevista di 70 ore, e un ulteriore doppio clic farà aumentare l'intensità a 60 lumen e la durata dichiarata sarà stavolta di 14 ore. In entrambe le modalità, se tengo premuto il pulsante, entrerò in modalità SOS, durante la quale la torcia comincerà a lampeggiare facendo un SOS in codice Morse. Se facciamo un doppio clic a partire da torcia accesa in luce bianca, avremo la modalità turbo, mentre un triplo clic, sia da torcia accesa che da torcia spenta, porterà sempre alla modalità SOS con la luce bianca. Questa modalità è veramente molto luminosa, in quanto usa tutta la sua potenza per farsi vedere il più possibile a lunga distanza. Questa interfaccia mi lascia un po' deluso, infatti la ritengo ad un livello leggermente inferiore rispetto a quella comunemente utilizzata. L'interfaccia ideale deve avere un accesso diretto sia alla modalità massima che alla modalità minima, senza dubbi. Se è presente la modalità strobo, tanto meglio. Infatti, benché sia tipica degli scenari tattici, lo strobo è molto utile per disorientare degli aggressori umani o da animali, dandoci il tempo di allontanarci dal pericolo. Su una torcia così potente e versatile, lo ritengo proprio uno spreco non poter accedere al turbo o allo strobo direttamente. Ma mettiamo che, avendo la luce rossa, dobbiamo comunque rinunciare a qualcosa, e sono d'accordo che il modo migliore e più intuitivo per attivarla sia il doppio clic. Perché mettere l'SOS ovunque? Ma non è meglio, come è fatto nello clip, mettere un beacon o una luce rossa di segnalazione invece che l'SOS? In questo modo, mentre con lo clip per esempio posso segnalare la presenza senza allarmare nessuno, nella per un 3, avendo solo l'SOS come modalità lampeggiante, avrei sempre paura di utilizzarla per non rischiare di attivare inutilmente i soccorsi, quindi temo che resterà una delle modalità meno utilizzate di sempre. Ma polemica finita, passiamo alla prossima funzionalità, e cioè il sensore di prossimità. A proposito, se volete dare uno sguardo allo clip, guardate anche questo video dove abbiamo fatto una bella recensione in tutte le sue modalità. E sempre, se questo video vi sta piacendo e vi risulta interessante, non dimenticatevi di mettere un like, lasciarmi qualche commentino se mi sono dimenticato qualcosa, se volete approfondire qualche concetto. Come avete notato, nella parte frontale c'è questa piccola lunetta nera ed è qua che si nasconde il nostro sensore. Questa volta il sensore ha un funzionamento del tutto diverso dagli altri modelli, infatti possiamo dire che si attiva solo nei primi secondi di utilizzo, e quindi è fatto esclusivamente per proteggere l'utilizzatore dal surriscaldamento provocato dalla luce in caso di azionamenti accidentali all'interno di una tasca o di uno zaino. Quindi, se accendo la torcia in high non succede nulla, ma se mettiamo il turbo vediamo che riduce immediatamente la luminosità portandola alla modalità high. Questo però solo se l'ostacolo viene rilevato nei primi 5 secondi dell'accensione. Caso mai volessimo forzare il turbo, ci basterà rifare doppio clic sul pulsante. Passati quei 5 secondi non ridurrà più l'intensità, e questo è stato fatto per correggere il difetto che molti lamentavano, e cioè non si riusciva a mantenere il turbo in caso di lente sporca o bagnata. Quindi se noi usavamo la torcia in turbo, per esempio durante un acquazzone, durante la nevicata, questo veniva continuamente triggerato dallo sporco sulla lente, e per molti utenti questo era sicuramente uno svantaggio. Casomai volessimo disattivare definitivamente il sensore di prossimità, ci basterà premere 15 volte in rapida successione l'interruttore tenendo premuto sull'ultimo clic, mentre per ripristinare tale funzionalità basterà ripetere l'operazione una seconda volta. Ora vediamo come si comporta il LumenTube e la durata nelle diverse modalità. Solito piccolo disclaimer sul fatto che il mio LumenTube non è perfettamente calibrato e quindi potrebbe avere qualche variazione sul valore delle letture, ma è sempre molto interessante vedere la durata della batteria in tutte le modalità. Nella modalità turbo Olight dichiara una potenza di 3000 lumen per 2 minuti, seguita dal 27% per 180 minuti, e quindi tradotto 810 lumen per 3 ore, seguito da ulteriori 30 minuti al 20%, e quindi 600 lumen per mezz'ora. Nella nostra prova il picco è durato molto meno, cominciando a decadere velocemente dopo il primo minuto e rimanendo come promesso 3 ore e 16 minuti al 27%. Ha trascorso poi circa 25 minuti al 20% e poi è andata poco sotto i 150 lumen per spegnersi definitivamente dopo 4 ore e 10 minuti. Notiamo anche la temperatura, presa dalla testa della torcia, che si mantiene intorno ai 50 gradi con una temperatura ambiente di circa 22 gradi. Alla modalità high, Olight dichiara 300 minuti a 600 lumen, e qua ci ha sorpreso parecchio, rimanendo super costante per ben 5 ore e 5 minuti, per poi scendere sui 100 lumen per un'ulteriore mezz'ora prima di spegnersi. Alla modalità medium la durata dichiarata è di 25 ore e nella nostra prova è arrivata a 26 ore e mezza, direi perfettamente in linea con le aspettative. La modalità minima è stata testata solo per curiosità e la prova è stata interrotta dopo 27 ore, durante le quali l'emissione è rimasta costante e senza picchi o sbalzi degni di nota. La durata totale dichiarata è di 89 ore.
La temperatura di colore l'abbiamo misurata con il nostro Lightmaster 3 ed è di 6400 gradi Kelvin, mentre la resa cromatica sopra i 72 ed è un valore abbastanza standard considerando che il focus non è sicuramente sulla resa cromatica ma utilizza LED potenti ad alta efficienza. Per quanto riguarda l'hotspot e la dispersione del fascio, l'unica cosa da dire è che la luce è più diffusa possibile e che non ci sono brusche e moleste variazioni di luminosità e quindi c'è un'unica grande zona illuminata con un'intensità che gradualmente diminuisce man mano che ci si allontana dal centro. Se la confrontiamo con la Seeker 4 Pro, vediamo come sia migliorata anche l'uniformità del colore. Infatti, non so se si può notare in camera, la Seeker ha un hotspot bianco circondato da una corona più giallastra, mentre nella Baton 3 il colore rimane omogeneo ed uniforme. In modalità luce rossa c'è qualche artefatto causato dai riflessi delle tre ottiche che stanno intorno, ma è visibile solo da molto vicino e non disturba in alcun modo l'utilizzo. La ricarica, a partire da torcia completamente scarica, avviene in circa 3 ore, dopodiché il LED sul caricabatterie diventa verde. A questo punto la corrente è di circa 400 mAh, ma se la lasciamo attaccata al caricatore continua a caricare ma con una minore intensità. Arrivati a questo punto ci sarebbero da fare le prove sul campo, ma ho già provato la torcia nell'unboxing, del quale metto qua il link da qualche parte e se volete vedere in azione andate alla fine di questo video. Siamo quindi arrivati al termine della recensione di questa bella torcia. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua e fatemi sapere se pensate di prenderla o se avete scelto qualche altro modello per qualche motivo specifico. E se questo video vi è piaciuto ricordatevi di mettere like e iscrivervi al canale per rimanere sempre informati sul mondo delle torce. Ciao e alla prossima!